Siamo nel nord-ovest italiano, stretti tra quelle che sono le Alpi e l'Appennino. Territorio che è diventato veramente famoso e importante in epoca recente, ma che ha radici storiche antichissime. Furono addirittura i greci ad andare a sviluppare la viticoltura qua, ma parliamo di questa regione soprattutto in chiave contemporanea, moderna, negli ultimi 60 anni che siamo arrivati proprio a identificarla soprattutto con il re dei vini, il vino dei re, ovvero il Barolo. Per capire questa regione dobbiamo però cercare di camminarla, perché ha una sfaccettatura infinita di terreni, suoli e anche microclimi differenti. Nella parte nord abbiamo una conformazione che è più montuosa, nella parte sud siamo più sul collinare, nella parte sud troviamo poi le Langhe, quindi quello che è il grandissimo territorio di vino per il Nebbiolo, ma il Nebbiolo è parte integrante del Piemonte, più o meno copre quasi tutta la regione, anche nella parte nord, anche se le espressioni sono completamente differenti. Troviamo anche quella che è la valle del Po, che poi ci porta verso est, perché ricordiamo che il Po percorre quasi 700 km dalla sua sorgente fino a sfociare nel mare Adriatico. Questo è stato anche un po' il limite di sviluppo del Piemonte, la capacità di non avere la possibilità di non poter percorrere fiumi con scopi commerciali, a parte appunto un fiume che portava verso il mar Adriatico. Nella sua conformazione abbiamo una protezione importante a nord, rappresentata appunto dalle Alpi, che frena un po' quello che è il clima troppo rigido, ma la conformazione del Piemonte comunque comporta un clima continentale in inverno con temperature estremamente rigide già a partire dall'inizio dell'autunno. L'estate generalmente sono però molto afose. Andiamo da quelle che sono le pianure, quindi le risaie, perché ricordiamoci che il Piemonte è anche famoso in tutto il mondo per il riso, non soltanto per la componente di uva, quindi di viticoltura. Pensate che addirittura il terzo presidente degli Stati Uniti, Jefferson, si ritrovò a scoprire il Nebbiolo, che al tempo veniva vinificato però come vino dolce, proprio perché aveva fatto un viaggio alla scoperta delle tecniche agricole innovative legate al riso che voleva riportare negli Stati Uniti. E lì si appassionò tantissimo al Nebbiolo piemontese e ne scrisse e quindi portò in qualche modo immediatamente la fama rispetto a questo territorio, ma i vini erano veramente difficili da reperire. Se parliamo di conformazione dei suoli abbiamo tantissime epoche geologiche, forse è una delle regioni più contraddistinte dalla varietà. È veramente difficile anche all'interno di un singolo territorio dire esattamente quella che è la conformazione e le caratteristiche che il suolo può donare. Un'altra caratteristica che però ricopre tutto il Piemonte, non le singole aree, è quella di avere micro appezzamenti, piccoli vigneti. Allora, un po' dobbiamo ragionare in termini di cru, in termini di colline, in termini appunto di dimensioni geografiche, anche per caratteristiche geologiche, un po' anche per tradizione, perché i metodi di coltivazione prevedevano che ci fossero tantissime famiglie proprietarie di appezzamenti molto molto piccoli, quindi non di rado un microvigneto era di proprietà di una singola famiglia. Questo ha frammentato nel tempo non poco anche lo sviluppo ovviamente della regione Piemonte in termini vitivinicoli. Ad oggi è comunque una delle regioni che esprime più di OCG e più DOC in assoluto, proprio a testimonianza di quelle che sono le caratteristiche. Pensiamo che ci approcciamo al mondo Piemonte identificando immediatamente il Nebbiolo, andandolo a collocare Ghemme, Carema, ovviamente Barolo, Barbaresco, abbiamo poi la Barbera, il Dolcetto, ma è una terra che si è espressa alla grande, a livelli altissimi, anche sulla spumantizzazione. I primi metodi classici italiani in realtà non nascono in Franciacorta o in Trentino, ma sono da far risalire proprio al Piemonte. È qui che Giuseppe Contratto agli inizi del 1900 andò a spumantizzare. Ecco, vari tentativi, anche la vicinanza della Francia, perché ricordiamoci che siamo al confine con la Francia e con la Svizzera, avevano portato il Pinot Noir a essere uno dei vitigni comunque alloctoni su cui puntare.
e da qui le tecniche di spumantizzazione si sono evolute. Quindi stiamo parlando comunque del territorio dell'Alta Langa, stiamo parlando di Cannelli, ma Cannelli è stata famosa anche per un'altra invenzione, perché ricordiamoci che il territorio regionale del Piemonte è anche un territorio fatto di grandi uomini, grandi sperimentazioni. È sul finire del 1700 che Antonio Benedetto Carpano inventa la bevanda dandy per eccellenza, ovvero il vermouth. Stiamo parlando di un collegamento forte con l'Alta Langa, anche se l'invenzione da parte del farmacista avviene nel cuore di Torino. E il collegamento è rappresentato dall'uva che fu utilizzata al tempo, che era il moscato di Cannelli, appunto. L'idea era quella di andare a riprendere i metodi tradizionali antichi dei greci, oppure di ispirarsi agli infusi del Medioevo. Quindi si addizionano delle spezie a questo vino, cercando di renderlo più gradevole, di renderlo più particolare. Il risultato ne fu una bevanda estremamente bitter, che però conquistò piano piano i palati di tutto il mondo e rese il Piemonte famosissimo ovunque nel mondo europeo, nel mondo antico. Una terra fatta di invenzioni, di inventiva, di uomini, ma fatta molto anche di agricoltura. Se pensiamo alle vendemmie in Piemonte, abbiamo periodi ed epoche di vendemmia completamente differenti, perché nella parte est, che è più calda, il clima anche in inverno tende a essere leggermente più mite, dato che è proprio questa vallata rappresentata dal Po, tendiamo a raccogliere un po' prima. Se ci spostiamo invece nelle Langhe, poi nella parte nord del Piemonte, quindi andiamo da sud a nord, abbiamo vendemmie estremamente tardive e non è un caso che il vitigno principe del Piemonte si chiami Nebbiolo, figlio della nebbia. Perché? Perché in antichità, ma in realtà fino alla Seconda Guerra Mondiale, si andava a raccogliere l'uva già verso novembre. E una caratteristica comunque di tutto il Piemonte è la grande umidità della mattina. Quindi, grazie anche alla valle disegnata dal Po, si alzavano delle nebbie la mattina che ricoprivano nel periodo di novembre i vigneti. Ricoprendo i vigneti, questa uva era proprio figlia della nebbia. Un'altra spiegazione è quella che la grande quantità di pruina presente nell'uva in realtà ricopre con questa patina un po' grigiastra il chicco, che ricorda un po' la nebbia. Sono due versioni che comunque riconducono ugualmente allo stesso tipo di clima. Un clima che ha grandissime escursioni termiche tra la mattina e la notte, soprattutto nei momenti giusti della vendemmia. E se uniamo una grande complessità dei suoli, con suoli che sono estremamente antichi, che differiscono tantissimo dalla superficie alla parte che troviamo già a 2,5 metri di profondità, a un clima molto particolare, a una protezione da parte di quelli che sono i venti freddi provenienti dal nord, grazie a questo scudo rappresentato dalle Alpi, abbiamo un mix incredibile che permette ai vini piemontesi di essere unici e facilmente riconoscibili. Per cercare di capire la complessità dei suoli del Piemonte andiamo nelle Langhe e cerchiamo di capire più nel dettaglio. Siamo in quel territorio che è stretto tra le colline astigiane, tra il fiume Tanaro e il Bormida e abbiamo anche sulla parte sud questo confine netto con la Liguria. Ecco, da qui degradano queste colline estremamente ripide, per questo si chiamano langhe, lingue in dialetto, proprio per questa serie di colline con inclinazioni che arrivano anche a 40-45 gradi. Ecco, qui abbiamo un territorio, un terreno, un suolo che risale anche a 30 milioni di anni fa. Al tempo ovviamente il mare ricopriva completamente le langhe e questo spiega anche perché andando leggermente in profondità in vigna troviamo dei fossili. Il suolo è caratterizzato da marne e possiamo dividerlo principalmente in due tipologie di suolo che risalgono a due epoche geologiche completamente differenti, con caratteristiche molto sfaccettate, molto nette, anche nell'espressione stessa dei vini. Ecco, immaginatevi questi due suoli, cosiddetti tortoniano e elveziano, che hanno componenti completamente differenti. Se parliamo del tortoniano siamo davanti a un suolo che è ricco di magnesio, quello elveziano è ricco di ferro, quindi tenderà a essere anche più rossastro.
La caratteristica però che li accomuna è quella che entrambi, essendo di epoche geologiche antichissime, sono ricoperti da copiosa sabbia. Quindi la parte iniziale del suolo, i primi 2 metri, tendono a essere molto friabili, tendono anche a tenere molta acqua. Questo dipende però anche da quanto le colline sono ripide. Le colline più ripide tenderanno a slavarsi di più dalla sabbia. Le colline un po', diciamo, più delicate invece tenderanno a trattenere più sabbia, quindi si dovrà scavare più in profondità. La caratteristica è che allevando a guyot le radici delle piante tendono a penetrare comunque molto in profondità e questa è una cosa che accomuna entrambi i due suoli. Abbiamo in Cannubi diciamo, il pivot centrale di quest'area, quindi una linea più o meno netta che divide il tortoniano da una parte dall'elveziano. E poi vediamo invece in Bussia l'area più ampia che accoglie più tipi di suolo, con grandissime sfaccettature. Se andiamo a vedere nello specifico, il tortoniano è quello che riguarda l'area di Barolo e la Morra. In questa zona il Barolo, il nebbiolo, tende ad esprimersi in una maniera più immediata, con un frutto un po' più centrale sia ai profumi che all'assaggio. È un Barolo, per intenderci, che riusciamo anche a far uscire un po' prima sul mercato. È un Barolo più immediato, estremamente piacevole. Se andiamo sull'elveziano invece, quindi stiamo andando verso Castiglione Falletto, Serralunga, ecco, qui siamo agli opposti. Il nebbiolo, quando si traduce poi in Barolo, tende a essere molto più austero. I tannini sono molto più marcanti, è molto meno generoso anche nei profumi e tendiamo quindi a scoprire il Barolo nella sua evoluzione nel tempo. Non riusciamo ad andare a godere fino in fondo del risultato immediatamente. Abbiamo bisogno soltanto di tempo. Ecco, qui i profumi tendono comunque anche con il tempo a non essere centrati tanto sul frutto quanto su quelle note classiche di sottobosco che hanno poi contraddistinto nel tempo e nell'immaginario di tutti il Barolo. Consideriamo che Serralunga è considerato proprio il cuore di Barolo inteso come espressione. Un vino austero, difficile, che va aspettato con tannini molto marcanti, con tannini che devono essere ammorbiditi appunto dallo scorrere del tempo. Ricordiamoci però che quando parliamo di suoli non stiamo parlando di due unità completamente contraddistinte, quindi ci sono anche delle zone in cui si penetrano e ritornano ad essere dei blend. In più ci sono delle zone che non rispondono minimamente a questo criterio. Se parliamo per esempio dell'MGA, del Cru Coste di Rose, ecco, qui siamo in un ambito molto particolare perché si esprime in maniera completamente opposta rispetto alla zona in cui si trova. Stessa cosa per Sarmassa, che è un Cru che è posizionato su una collina estremamente rigida. Quindi da un lato abbiamo Coste di Rose che è fragrante, immediato, molto semplice, pur essendo su un terreno che dovrebbe essere tortoniano teoricamente. L'altro invece è su un suolo che dovrebbe essere elveziano ma tende ad avere più muscolo, tende ad essere un vino più immediato con profumi floreali e anche una componente alcolica più ampia. Quindi ricordiamoci sempre che dobbiamo andare all'assaggio, dobbiamo andare a scoprire e nel mondo del vino quando definiamo delle regole dobbiamo essere anche pronti a rimetterle in gioco. La fama dei vini piemontesi è necessariamente legata a quella di Barolo e se parliamo del successo avuto nel mondo non possiamo non menzionare l'enologo francese Louis Hodard, che per primo modificò il nebbiolo portandolo da un'uva atta a fare un vino dolce ad essere un'uva atta a fare dei grandissimi vini da invecchiamento e da affinamento. Ma come arrivò lui sul territorio? Dobbiamo a Juliette Colbert e a Cavour. Juliette Colbert, la marchesa dei Marchesi di Barolo, ebbe il merito di portare l'innovazione francese nel mondo appunto piemontese, cercando di far costruire dei vini che fossero molto più moderni, che fossero appunto dei vini da invecchiamento, dei vini secchi, perché fino ad allora si parlava di vini da contenuto zuccherino estremamente elevato. E si appoggiò a Cavour, che invitò lui appunto a vivere nel castello di Grinzane per diversi anni. Fu questo un po' il focus, considerate che Cavour era sindaco di Grinzane, che oggi si chiama Grinzane Cavour proprio in suo onore.
L'innovazione quindi del Piemonte passò sicuramente da Cavour e Juliette Colbert, che riuscirono a portare uno dei più grandi enologi francesi sul territorio. Ma se parliamo di epoca più contemporanea, dobbiamo citare Renato Ratti, che è stato non soltanto per il Piemonte, ma forse per tutta l'Italia, uno dei più grandi innovatori, perché ha scoperto alcune tecniche moderne che sono tutt'oggi in uso, ma ha scritto anche tantissimi trattati. È stato tra quelli che ha definito anche vari disciplinari piemontesi, tra cui ovviamente quello di Barolo, ma anche di Barbaresco, perché inizialmente venivano accomunati. Renato Ratti ha anche dato vita a quello che è un museo che oggi testimonia tutto il percorso di crescita che è stato fatto dalle Langhe e non solo, dal Piemonte in generale.